Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di un dramma coreano. Oggi parliamo di un dramma coreano che è finito tipo 5 minuti fa, che si chiama See You in My 19th Life. 19... Ci vediamo nella nostra 19ª vita. 19th, oh my god, aiuto, gli ordinali in inglese, tremendi. Allora, questo è il dramma che io attendevo fin dall'inizio dell'anno perché la protagonista femminile è la mia attrice coreana preferita in assoluto, che di nuovo si conferma un'attrice veramente proprio di livello superiore. Allora, la trama, in breve per quanto mi riesce. La storia è tratta da un webtoon molto popolare, mi sembra di aver capito, che probabilmente andrò a recuperarmi. E parla di questa ragazza che ha l'abilità di ricordare le sue vite passate. Nella fattispecie, nel momento presente degli eventi, lei sta vivendo la sua 19ª vita e intende recuperare la conoscenza di un bambino che ha incontrato durante la 18ª vita, che ha colpito il suo immaginario, perché lo dice addirittura nel primo episodio: dopo una vita dopo l'altra in cui il peso dei miei ricordi diventava sempre più pesante, appunto più difficile da sopportare, l'incontro con questo ragazzino mi ha incuriosito per la prima volta dopo tantissimo tempo. E purtroppo però loro due allora diventano amici perché le loro famiglie sono molto vicine, sono entrambe famiglie benestanti, perché la famiglia di lui possiede degli alberghi e la famiglia di lei è benestante, anche se non è ben specificato di cosa si occupi. Loro due, dicevo, diventano amici e fin da subito c'è questa simpatia. Lei ovviamente non fa mistero, da ragazzina giovane, del suo passato, incuriosendo il bambino un pochino scontroso perché la madre, ma scontroso perché un po' di suo è diffidente. In più, durante il corso degli eventi, cosa succede? La madre muore a causa di una malattia e la ragazzina, con la sua peculiarità, con le sue uscite sempre un pochino sopra le righe, riescono comunque a dargli molto conforto. Purtroppo però cosa succede? Che una volta, mentre i due sono in macchina insieme per andare al parco giochi il giorno del compleanno del bambino, sono vittima di un incidente stradale in cui la ragazzina muore. Lui subisce un danno all'orecchio che lo rende sordo e anche gli causa il portarsi appresso di questo enorme senso di colpa, perché pensa che la ragazzina sia morta per colpa sua. Tornando al giorno presente, questa ragazzina si è reincarnata in un'altra vita e cerca di fare di tutto per ritornare da lui, che nel frattempo appunto è cresciuto. Recupera anche la ragazzina, prima ragazzina, e poi pian piano matura verso, diciamo, l'età adulta, una conoscenza della sua 17ª vita, quando lei era un acrobata, un maschio, in un circo e si occupava di una sua nipote. La nipote ormai è mezza età, diciamo sui 50 andanti, possiamo dire, che è interpretata dall'attrice che faceva come si chiamava? La dama di corte Choi in Mr. Queen, quindi una reunion di quelle proprio super, super fantastiche. Lei si palesa a questa signora che è sua nipote e che la chiama zio, perché per lei cioè lei l'ha conosciuta nella sua 17ª vita come suo zio e quindi la chiama zio. Quindi è veramente comico vedere questa signora appunto di mezza età che chiama una ragazza di 20 anni zio, 20-25, quello che è, insomma, zio. Dicevo, la protagonista è determinata a riprendere la conoscenza con questo bambino di cui, ripeto, cioè la cui
verso cui la curiosità, cioè le ha fatto nutrire delle cose che non sentiva da tempo. Pian piano, ecco, poi si è anche innamorata, addirittura quando era bambina lei si rendeva conto che c'era qualcosa di più, perché si erano già promessi di sposarsi, nonostante lei avesse, non so, 12 anni penso, e lui forse uguale, 12-14, anche se è di statura più bassa. Tra l'altro, ecco, sempre nella prima puntata viene spiegato che lei acquista la memoria delle vite precedenti nel lasso di tempo che va tra gli 8 e i 12 anni. Quindi probabilmente, vabbè sì, no, se le ricordate per gli 8 anni, diciamo che 2 o 3 anni di conoscenza quando erano ragazzini ci sta, con tutto quello che poi sperimenta appunto con questo bambino. Dicevo, lei si presenta davanti al giovane, oramai diventato adulto, che è tornato nell'hotel che una volta era gestito da sua madre e in cui adesso risiede questa tizia che era una pseudo amica della madre, che però ha sempre avuto una posizione un po' losca all'interno della famiglia. E questa è decisa ovviamente a non farsi scalzare. La protagonista le tenta tutte proprio entrando a gamba tesa con la sua bizzarria per conquistare il protagonista, che invece ovviamente è un po' diffidente. E pian piano i due invece iniziano a spiegarsi, lei rincontra anche sua sorella, sempre della 18ª vita, che era una bambina, adesso anche lei è cresciuta, e incontra il segretario del protagonista. Si scopre che l'incidente di cui loro sono stati vittima in realtà non era un incidente, ma è stato orchestrato dallo zio perché voleva a quanto pare far fuori il padre. Mi sembra di capire che ha ignorato la madre del protagonista durante la sua malattia, e in più probabilmente aveva qualche tresca con quest'altra tizia che adesso è nell'hotel. Non si capisce bene. Io sono arrivata alla fine che francamente mi sono un po' chiesta il senso di questa trama, che ha le sue ragioni di essere nello svolgimento degli eventi, però una volta arrivata alla fine queste ragioni di essere sembrano un po' non arrivare proprio a segno, e questa è una mia opinione. La cosa però molto intrigante, che secondo me contraddistingue questo dramma e gli permette di essere un dramma molto particolare, molto diverso anche dagli altri drammi, e che comunque mi ha tenuto agganciata per tutte e 12 le puntate, sono le vicende ovviamente della protagonista, perché si ricorda le vite passate. Che cosa è successo durante queste vite passate? Lei incontra anche altre persone che sono nella sua stessa condizione, nella fattispecie una che è tipo un vecchio sciamano che le dice che lei, per evitare di ripetere di nuovo lo stesso schema per cui lei muore, rinasce e si ricorda tutto il passato, deve sciogliere i nodi della prima vita. Ovviamente però la prima vita è anche quella che lei fa più fatica a ricordare, finché complici incontri lo sciamano e dei sonagli particolari che ricoprono una certa importanza all'interno delle vicende. Pian piano lei mette insieme i tasselli e si arriva alla fine in cui lui gli dice, lo sciamano, che era presente anche nella prima vita di lei, insieme a tutti gli altri personaggi importanti di questa vita XIX, che lei è andata a ripescare, perché, ripeto, mi collego alla connessione tra i due protagonisti. Quando lei muore nella 18ª vita è la prima volta che dice, a differenza di tutte le vite precedenti, spero di incontrarti nella prossima vita, mentre spero di rinascere di nuovo e di incontrarti nella prossima vita, riferito al protagonista. Ed è qui che si fonda
il nocciolo, il succo proprio del loro rapporto, perché in tutte le vite precedenti invece la sua preghiera, la sua speranza era quella di non ricordarsi più nulla, di essere libera da tutto il peso dei ricordi, dei dolori vissuti. Ehm, Cosa succede? Sciolto il nodo della prima vita e tutto quello che è successo in questa vita, degli eventi estremamente dolorosi, per poter ritornare normale, ovvero una persona che non ha memoria delle vite passate, deve trovarsi in una condizione particolare, però il prezzo da pagare è che lei dimenticherà tutte le persone che ha incontrato. Fortunatamente, essendo 12 episodi, questa cosa non viene tirata per le lunghe, ma viene risolta abbastanza in breve, con le persone che lei ha riunito attorno a sé nel corso della sua 19ª vita, che fanno in modo loro di tornare da lei. Ed è molto, molto carina alla fine, perché il protagonista maschile praticamente la riapproccia, mettendo in atto proprio a specchio tutte le battute che lei aveva usato con lui all'inizio del dramma. Allora, è un dramma oggettivamente, secondo me, molto, molto, molto carino. Non mi ha convinto al 110%, perché ci sono delle cose di cui ho accennato, ad esempio la trama della madre, che della madre, in realtà più che della madre ho accennato a quella dell'incidente di lui che si lega alla figura della madre. Dell'incidente di lui non ho capito il senso, perché comunque lo zio a lui vuole bene e comunque il padre già sapeva tutto quello che era successo, e quindi mi è sembrata mi è sembrato che la spiegazione di tutti i motivi per cui succede questa cosa non perdessero un po' di coesione man mano si sviluppa la trama. L'ho trovato, ecco, che come se perdesse proprio la velocità in corsa. Uno, due, la trama della madre, perché a un certo punto lei incontra anche la madre che è nella stessa situazione, ovvero sta vivendo un'altra vita nel corpo di una ragazza giovane. E la trama della madre serve a mettere a posto alcuni tasselli. Il primo tassello, quello secondo me più importante, è far vedere quello che succede alle persone che poi decidono, diciamo, di passare oltre e di diventare normali, laddove appunto normali significa non ricordare le vite precedenti. Lei la protagonista aiuta la madre anche a mettere un po' al suo posto quest'altra signora che si era intrufolata all'interno dell'albergo e che, ripeto, probabilmente aveva anche degli atteggiamenti molto ambigui col padre, cioè, sembra che a un certo punto il padre tradisse la madre, soprattutto durante la sua malattia, però non è mai spiegato in maniera certa, e quindi questa cosa lì rimane un po' sospesa, ecco. Quindi la trama della madre mi ha convinto a metà. Lui arriva dicendo di voler riprendere possesso dell'albergo, e sì, però è una motivazione che inizia e poi si perde un po' per strada, perché poi il focus da una parte giustamente si sposta sulla protagonista e su tutto il discorso delle vite passate. Un'altra cosa che non mi ha convinto, che adesso sembra che stia facendo una lista chilometrica, il segretario di lui, che è anche in realtà il suo migliore amico, è il figlio dell'autista che era sulla macchina dei due bambini quando hanno avuto l'incidente, e che è morto anche lui in questo incidente. Questo tizio è nella prima vita, però questo tizio, che poi è innamorato della sorella di lei, è nella prima vita, però in realtà la sua presenza nella prima vita, per quanto è spiegata nel dramma, non ha alcun senso, cioè avrebbe tranquillamente potuto non esserci e non sarebbe cambiato nulla. Quindi secondo me lì hanno mancato proprio l'aggancio logico che giustificasse la sua presenza nel passato. Detto questo, devo dire che comunque è molto intrigante. A me l'argomento mi è piaciuto un sacco. Menzione d'onore per gli attori principali, soprattutto i due protagonisti. Allora, lei, io lo so che è una garanzia, cioè per me lei è veramente inarrivabile. Ha una capacità proprio di agganciare lo spettatore emotivamente, che io, per quanto riguarda il panorama degli attori coreani, ancora
trovo impareggiabile. È bravissima, cosa volete che vi dica? E mi piace perché ha anche la capacità di scegliere progetti che non sono scontati, gigioneschi, il solito rom-com che scuote le folle, ma che poi come spessore è un po' quello che è. Magari può essere un buonissimo prodotto di intrattenimento, però lascia poco il segno. Mi piace perché invece lei va sempre, mi sembra perlomeno da quello che ho visto, che vada sempre a scegliere drammi, prodotti, produzioni un po' particolari, un po' sui generis, e io per questo la apprezzo tantissimo. Lui anche, nonostante sia un attore che a me onestamente non fa impazzire, ha fatto una performance straordinaria. È un bravo attore, ok? Non mi smuove proprio le corde emotive a 100, però devo oggettivamente ammettere che anche lui ha una versatilità notevole. E anche qua ha fatto secondo me un super lavoro, quindi c'è proprio tanto di cappello. I due attori della seconda coppia, anche loro molto bravi. Allora, lei, la parte femminile, io l'avevo già vista in Extraordinary Attorney Who, che faceva Spring Sunshine, la collega della protagonista. Lui un po' da legno, però è proprio il suo personaggio che lo richiede. Verso la fine, quando finalmente si spiegano all'interno della coppia, inizia anche un po' a sorridere, quindi meglio, cioè per carità, un pochino più, un'altra espressione, ecco, rispetto a tutto il resto del dramma. Nonostante, ripeto, cioè proprio le circostanze richiedessero anche un suo certo atteggiamento che lui incarna benissimo, di impassibilità, di imperturbabilità. Cose magari messe un po' lì che poi non hanno la soluzione, tipo c'è questo tizio riccastro che sfotte sempre il segretario non ribatte mai e non viene mai messo al suo posto, e quindi boh, vabbè, sì, cioè ci sta, non è un personaggio rilevante all'interno degli eventi, quindi ci sta che venga anche un po' dimenticato. Però dal punto di vista della soddisfazione personale, io come spettatrice ci apprezzo sempre quando gli stronzi vengono messi al proprio posto. E lo promuovo comunque sicuramente, e vi dirò di più, mi è venuta la voglia anche di andare a cercarmi il webtoon, di cui ho sentito proprio lodi sperticate. Tante persone nei commenti che ho letto qua e là sul web lamentano la deviazione della trama del dramma rispetto a quella del webtoon, a favore del webtoon. Io, non avendo mai letto l'originale, sinceramente mi baso su quello che ho visto, e quello che ho visto mi sembra un buon prodotto, non perfetto, ci sono delle cose che secondo me avrebbero potuto essere spiegate meglio, ma comunque è un prodotto apprezzabile, un prodotto che ha mantenuto il mio interesse per tutti e 12 gli episodi, che io ho seguito in corsa tra l'altro, cioè proprio rischiando la crisi all'ultimo episodio, per la fiducia che ho accordato proprio a lei, alla protagonista, sulla base di quanto ho visto in passato. E quindi ecco, io queste critiche, perché il prodotto cinematografico si discosta dal prodotto letterario, francamente le capisco solo fino a un certo punto, nel senso che ci sta a preferire uno o l'altro, questo è più che legittimo, però sono comunque due prodotti diversi. Ci sta che vengano prese delle libertà sul prodotto che arriva dopo, che non vadano a soddisfare una persona che già conosce di cosa si tratta, già sa di cosa si tratta. Io personalmente, cioè, ad esempio, ho visto tanti film che ho preferito rispetto al libro, tanti, non tantissimi, di solito è il contrario, ma esiste, cioè per me, e ho tre titoli proprio pronti qua da sciorinarvi. Il primo è Stardust, il film a me piace tantissimo, il libro è bello, però io ho preferito di gran lunga il film, un po' per il ritmo, un po' per l'arguzia e un po' perché riescono a far quadrare la storia, cioè in una maniera che non è così salda nel libro.
Il castello errante di Howl, cioè il film è splendido, il cartone di Miyazaki, vabbè, parliamo di Miyazaki, quindi già è splendido a prescindere. Però il cartone mi è piaciuto tantissimo. Il libro approfondisce o si dilunga su alcune parti che nel cartone sono state tagliate. Ehm, Molto bello anche quello, però io personalmente preferisco il film. E il terzo è Il Signore degli Anelli. Io il libro lo adoro tantissimo, ma il film mi è piaciuto da morire. E una cosa che mi ho apprezzato tantissimo del film è che taglia delle parti, secondo me, estremamente noiose nel libro. Ok? Nonostante, ripeto, io il libro l'abbia adorato. Quindi anche in questo caso, nel caso di questo dramma, ci sta che uno abbia preferito la versione letteraria rispetto al dramma, per carità, però vanno anche un po' scisse le due cose e considerate nella loro specificità. Poi certo ci sta la delusione di qualcuno che ha amato particolarmente il prodotto letterario e quindi vorrebbe trovare le cose che ha amato anche declinate in un altro mezzo. Lo capisco, però non possiamo farci offuscare il giudizio da qualcosa che abbiamo amato in un'altra forma, cioè diamo l'opportunità anche a questa forma diversa di avere un giudizio imparziale, ecco. Poi cioè, ci può stare che fra le due cose uno mi dica no, non mi piace perché qua c'era questa ricchezza, c'erano queste spiegazioni, c'erano queste connessioni che davano valore e qua si sono perse, per carità. Però neanche bocciarlo a prescindere mi sembra un'operazione intelligente, cioè lo vediamo e cerchiamo di farci un'idea, per quanto magari possa piangere il cuore perché appunto abbiamo amato la versione originale. Io ripeto, la versione originale andrò sicuramente a pescarmela perché questo dramma comunque mi ha messo la curiosità e io ve lo consiglio. Dovrebbe essere su Netflix, non so se su Netflix Italia, ma sicuramente su Netflix. See You in My 19th Life. 19th, oh my god. Gli ordinali in inglese ho detto, aiuto. Ci vediamo nella nostra 19ª vita, ok? Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!